Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Preparati a esercitare il tuo italiano e a diventare più fluente. I sottotitoli sono disponibili. Attivarli dalle impostazioni. Il link al PDF è in descrizione. Metti like e iscriviti. Scrivi nei commenti l'argomento che vuoi vedere e premi il pulsante hype per dare più visibilità al video. Iniziamo. Ciao Ben, come stai oggi? Ciao Alice, sto bene, grazie. E tu? Anch'io sto bene. Oggi voglio parlare di qualcosa di diverso. Voglio discutere delle nostre debolezze. Debolezze? È un argomento interessante. Cosa intendi per debolezze? Intendo le cose che ci risultano difficili, quelle con cui facciamo fatica. Ad esempio, io ho una debolezza nel parlare in pubblico. Ah, capisco. Parlare in pubblico è difficile per molte persone. Perché pensi che sia una debolezza per te? Quando parlo davanti a un gruppo, mi sento molto nervosa. Temo di fare errori o che le persone non gradiscano ciò che dico. Capisco. A volte mi sento allo stesso modo. Ho una debolezza nella scrittura. Trovo difficile esprimere le mie idee chiaramente sulla carta. È interessante. Scrivere può essere complicato se non sei sicuro delle parole. Ti eserciti a scrivere più spesso? Sì, cerco di scrivere brevi saggi e email ogni giorno. Ma sento ancora che la mia scrittura non è all'altezza. È normale avere delle debolezze. Ognuno di noi ha delle cose su cui deve migliorare. Cerco di esercitarmi nel parlare in pubblico parlando in piccoli gruppi o anche davanti a uno specchio. È una buona idea. Esercitarsi in un piccolo gruppo può aiutarti a sentirti più sicura. Io leggo anche molti libri per migliorare il mio vocabolario e imparare nuove parole. Leggere è un ottimo modo per migliorare. Spesso leggo racconti e articoli per imparare di più. A volte mi sento a disagio per le mie debolezze, ma so che tutti le hanno. Anche io la penso così. È importante ricordare che le debolezze non sono fallimenti. Sono semplicemente aree in cui possiamo crescere. Esattamente. Credo che lavorando sulle nostre debolezze diventiamo più forti. Ad esempio, sto per unirmi a un club di public speaking per esercitarmi di più. Sembra un buon piano. Potrei iscrivermi a un laboratorio di scrittura per migliorare. È importante darsi degli obiettivi. Quando lavoriamo sulle nostre debolezze, apprendiamo nuove abilità. Sì, e impariamo anche a essere pazienti con noi stessi. Il miglioramento richiede tempo. Cerco di ricordare che va bene fare errori. Ogni errore è un'opportunità per imparare. È un modo positivo di pensare. Cercherò di essere più paziente con la mia scrittura. A volte mi sento frustrato quando il mio lavoro non è perfetto. La frustrazione è normale, ma è importante continuare a provare. Celebro i piccoli successi quando esercito il mio parlare. Mi fa sentire bene. Farò lo stesso con la mia scrittura. Celebro quando finisco un breve saggio o imparo una nuova parola. Le debolezze possono anche aiutarci a capire meglio i nostri punti di forza. Quando sappiamo cosa è difficile per noi, possiamo vedere in cosa siamo bravi. Sono d'accordo. La mia debolezza nel parlare in pubblico mi fa apprezzare il mio punto di forza nelle conversazioni uno a uno. Mi sento più a mio agio a parlare con un amico piuttosto che con un grande gruppo. È vero, sono bravo a fare presentazioni in piccoli incontri, ma faccio fatica quando il gruppo è troppo grande. Siamo tutti diversi e questo ci rende unici. Sì, le nostre differenze sono importanti, ci aiutano ad imparare gli uni dagli altri. A volte chiedo ai miei amici di darmi un feedback sul mio modo di parlare.
Questo mi aiuta a migliorare. Chiedo al mio insegnante di rivedere i miei scritti. Il feedback è molto utile. Ci mostra dove possiamo crescere. Cerco anche di guardare video di buoni oratori. Mi dà idee su come migliorare il mio stile di parlare. È un'ottima idea. Io guardo cortometraggi e leggo articoli ben scritti per apprendere nuove tecniche di scrittura. Imparare dagli altri è un buon modo per migliorare. Possiamo usare le nostre debolezze come motivazione per impegnarci di più. Mi sento più motivata ora che ho un piano per esercitarmi. Parlare delle debolezze mi fa capire che non sono sola. Sì, tutti abbiamo delle sfide. Condividere le nostre debolezze può renderci più forti. Sono felice che possiamo parlarne apertamente. Anch'io. È importante avere amici che capiscono. Credo che lavorando insieme possiamo aiutarci a crescere. Sono d'accordo. Forse potremmo anche esercitarci insieme. Ad esempio, potremmo fare una piccola pratica di parlare o una sessione di scrittura. È un'idea meravigliosa. Mi piacerebbe esercitarmi con te. Possiamo darci feedback e sostenerci a vicenda. Sì, lavorare insieme rende l'apprendimento più divertente. Mi sento meno nervoso quando pratico con un amico. E io mi sento più sicura quando so che qualcuno è lì per aiutarmi. Pianifichiamo un momento per incontrarci e praticare. Sono libera nei weekend. Possiamo incontrarci al parco o in un caffè. Va bene. Porterò il mio quaderno e possiamo scrivere e parlare insieme. Sono entusiasta di esercitarmi con te. Penso che ci aiuterà a migliorare entrambi. Sono d'accordo. Lavorare sulle nostre debolezze è un passo verso il miglioramento. Ora mi sento più positiva riguardo al mio parlare in pubblico. Parlarne mi fa rendere conto che posso migliorare. Anche io mi sento allo stesso modo riguardo alla mia scrittura. Sapere che stiamo lavorando sulle nostre debolezze mi fa sentire forte. Non siamo perfetti, ed è ok. Ciò che conta è che ci proviamo. Sì, provare è la parte più importante. Continuerò a praticare i miei discorsi e a scrivere i miei saggi. Ogni piccolo sforzo conta. Esattamente. Imposterò piccoli obiettivi per la mia scrittura. Ad esempio, scriverò 100 parole ogni giorno. È un buon obiettivo. I piccoli passi portano a grandi miglioramenti. Non vedo l'ora delle nostre sessioni di pratica. So che entrambi miglioreremo. Grazie per aver parlato con me delle debolezze, Ben. Mi fa sentire più sicura. Grazie Alice. Ho apprezzato la nostra conversazione. Parlare delle nostre sfide ci aiuta a capire meglio noi stessi. Sono felice che possiamo condividere i nostri pensieri e sostenerci. Anche io. Continuiamo a lavorare sulle nostre debolezze e a celebrare i nostri progressi. Credo che con la pratica entrambi miglioreremo. Sono entusiasta di vedere quanto impareremo insieme. Sì, non vedo l'ora delle nostre future sessioni di pratica. Possiamo aiutarci a crescere e a diventare più forti. Grazie ancora per questa bella chiacchierata, Alice. Ora mi sento più motivato. Di nulla, Ben. Mi piace sempre parlare con te. Incontriamoci di nuovo presto per esercitarci. Ti chiamerò nel weekend. È un buon piano. Controllerò il mio programma e ti farò sapere l'orario. Ottimo. Sono sicuro che entrambi faremo bene. Ricorda, è normale avere delle debolezze. Sono parte dell'essere umani. Sì, e lavorando su di esse diventiamo migliori. Ora mi sento più positiva riguardo al mio parlare in pubblico. So che con la pratica posso migliorare. E io mi sento più sicuro riguardo alla mia scrittura. Ogni giorno è una nuova opportunità per imparare. Continuiamo a provare e a sostenerci.
Sono felice di avere un amico come te con cui parlare di queste cose. Anche io, Ben. Apprezzo la tua gentilezza e la tua disponibilità a condividere. Incontriamoci presto e pianifichiamo la nostra pratica. Non vedo l'ora. Sì, ti chiamerò nel weekend. Possiamo fissare un orario per incontrarci. Grazie per questa bella conversazione, Alice. Mi ha fatto riflettere sulle mie debolezze in modo nuovo. Grazie, Ben. Ho molto apprezzato la nostra chiacchierata. Mi sento più motivata a lavorare sul mio parlare in pubblico. So che con il tuo supporto posso migliorare. E io mi sento più incoraggiato a lavorare sulla mia scrittura. Stiamo entrambi imparando e crescendo. Rimaniamo in contatto e aiutiamoci a vicenda. Sono entusiasta delle nostre future sessioni di pratica. So che entrambi miglioreremo. Sì, non vedo l'ora. Grazie ancora per questa bella conversazione. È stata molto utile. Di nulla, Alice. Mi piace sempre parlare con te. Buona giornata e ci vediamo presto. Buona giornata, Ben. Non vedo l'ora del nostro prossimo incontro. Arrivederci. Arrivederci, Alice. Ciao. Ciao. Ciao, come stai? Dopo la festa, dirò ciao a tutti. Ciao è un modo amichevole di salutare. Discutere. Discutere. Dobbiamo discutere questo problema. Loro amano discutere di politica. È importante discutere le idee insieme. Debolezze. Debolezze. Le debolezze possono essere migliorate con l'esercizio. Ognuno ha le proprie debolezze da affrontare. È importante riconoscere le debolezze per crescere. Argomento. Argomento. L'argomento del libro è interessante. Posso discutere questo argomento con te. L'argomento della lezione era la storia. Difficili. Difficili. Il compito è molto difficile. Le situazioni difficili richiedono pazienza. A volte, le scelte difficili sono le migliori. Esprimere. Esprimere. È importante esprimere i propri sentimenti. Puoi esprimere la tua opinione liberamente. L'artista sa come esprimere la bellezza. Complicato. Complicato. La situazione è complicato. È un problema complicato da risolvere. Non capisco perché sia complicato. Vocabolario. Vocabolario. Il vocabolario è importante per imparare una lingua. Studiare il vocabolario aiuta a comunicare meglio. Ho bisogno di un nuovo vocabolario per il mio corso. Opportunità. Opportunità. L'opportunità è unica. Devi cogliere l'opportunità. Questa è un'opportunità per te. Frustrazione. Frustrazione. La frustrazione può essere difficile da gestire. Sento frustrazione quando le cose non vanno come previsto. La frustrazione è normale in situazioni stressanti. Successi. Successi. Il tuo impegno porterà a successi. Abbiamo festeggiato i nostri successi insieme. I successi richiedono tempo e pazienza. Esercitarsi. Esercitarsi. È importante esercitarsi ogni giorno.
Puoi esercitarsi con un amico. Dobbiamo esercitarsi per migliorare. Tecniche. Tecniche. Le tecniche di apprendimento sono importanti. Ci sono molte tecniche per migliorare la scrittura. Studiamo diverse tecniche per risolvere i problemi. Impegnarci. Impegnarci. Dobbiamo impegnarci di più. È importante impegnarci nel lavoro di squadra. Possiamo impegnarci per raggiungere i nostri obiettivi. Motivazione. Motivazione. La motivazione è importante per raggiungere i nostri obiettivi. Senza motivazione è difficile rimanere concentrati. Trova la motivazione dentro di te per affrontare le sfide. Crescere. Crescere. Le piante possono crescere rapidamente. È importante crescere in un ambiente sano. Voglio crescere come persona ogni giorno. Conversazioni. Conversazioni. Le conversazioni sono importanti per la comunicazione. Durante la cena abbiamo avuto molte conversazioni interessanti. Le conversazioni possono aiutare a risolvere i conflitti. Pratica. Pratica. La pratica è importante per migliorare. Devo fare più pratica con il mio italiano. La pratica rende perfetti. Qual è la debolezza di Alice? Quale attività Ben sta considerando per migliorare la sua scrittura? Cosa significa debolezza? Qual è l'uso corretto della parola scrittura? Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche così non perderai nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.